Direttamente dalla Spagna, oggi prepariamo due tipi diversi di tapas, il salmorejo e le patatas bravas. Cominciamo dalla freschissima zuppa originaria di Cordova, il salmorejo. È a base di pomodori, pane e aglio che vengono frullati insieme ottenendo una cremosa vellutata. Il salmorejo è la versione meno conosciuta del gazpacho andaluso, ma è più digeribile e più leggero, non avendo cipolle e peperoni al suo interno. Cominciamo con un cutter, mettiamo al suo interno dei pomodori, in questo caso sono dei pomodori perini. Sono stati già sbucciati e quindi elimino la parte verde interna. Poi li taglio a pezzetti e li metto all'interno del cutter. Questo piatto è un piatto da preparare quando ci sono dei pomodori freschissimi e maturi di stagione, perché con i pomodori pelati, diciamo in conserva, non sarebbe la stessa cosa. E ora aggiungiamo uno spicchietto d'aglio. Se volete prima potete eliminare l'anima interna. Il pane. Dipende dalla sua secchezza, il pane è raffermo, quindi potete inzupparlo, strizzarlo e poi metterlo all'interno, oppure fare come ho fatto io. Io l'ho leggermente inumidito, adesso lo metto all'interno del cutter e poi aggiungo tanta acqua quanto me ne servirà per ottenere un salmorejo bello denso. Ora aggiungiamo dell'olio extravergine di oliva, ce ne andranno circa 50 grammi. Ma poi può essere aggiunto o diminuito a secondo dei vostri gusti. Aceto, sale e pepe. Chiudiamo. Iniziamo a frullare e aggiungiamo tanta acqua quanta ne occorre. Ed eccolo pronto. Lo versiamo in una ciotola, copriamo con pellicola e lo lasciamo raffreddare almeno per 2 ore in frigorifero. Le patatas bravas prendono il nome dalla salsa piccante con cui vengono condite, la salsa brava appunto, a base di cipolle e peperoncino. Adesso la prepariamo, mettiamo in un tegame dell'olio, sempre olio extravergine di oliva, e aggiungiamo proprio la cipolla tritata e uno spicchio d'aglio schiacciato. E adesso lasciamo rosolare. È il momento di aggiungere del peperoncino dolce in polvere e del peperoncino piccante in polvere. Mescoliamo. E ora uniamo anche la farina. L'acqua e il sale. E mescoliamo finché la salsa si addenserà. Ecco la nostra salsa che sta diventando densa. Spegniamo il fuoco e la versiamo nel bicchiere di un frullatore di immersione. E poi la frulliamo per renderla liscia. La salsa è pronta, noi ci dedichiamo alle patate. Ora che abbiamo sbucciato le nostre patate le dobbiamo tagliare. Tagliamo prima in 2, poi ancora a metà e poi a tocchetti in questo modo. Patate pronte, possiamo andare ai fornelli a sbollentarle. Sul fuoco c'è un tegame con dell'acqua salata in ebollizione.
possiamo metterci dentro le nostre patate. Le patate dovranno cuocersi ma non spappolarsi, ci vorranno circa 9-10 minuti per questa grandezza. Una volta cotte, potremo scolarle per bene e metterle su un vassoio con della carta assorbente. Le lasciamo raffreddare ed asciugare. Siamo pronti per friggere le patate che sono ben asciutte. In questo tegame ho dell'olio di arachidi a 175 gradi. Ci vado a mettere le patate, un po' alla volta. E le faccio diventare ben dorate. Le nostre patate sono belle dorate, quindi pronte. Le scoliamo e le mettiamo su della carta assorbente. E ora friggiamo anche le altre. Dopo aver fritto le nostre patate, dobbiamo condirle con paprika dolce e sale. Perfetto, possiamo impiattare. Il salmorejo viene solitamente guarnito con uova sode e jamon serrano, il tipico prosciutto crudo stagionato spagnolo, saporitissimo. L'accoppiata patatas bravas e salmorejo è perfetta, un piatto caldo e uno freschissimo per dare al vostro aperitivo un tocco in più. Se vi sono piaciute le mie tapas, rifatele a casa e fatemi sapere nei commenti.